Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta qui sul canale Slot Car Tech. Dopo la gara di Montorio a Verona ho deciso di andare ad abbandonare per il momento la mia 208, che tra l'altro non era neanche mia, ma di Gianfranco Salemi, che gentilmente me l'ha prestata per le prime due gare del campionato, e di provare a sviluppare questa fantastica Audi S1 VRX della spagnola SCX o Scalextric. Ma prima di farlo voglio presentarvi il componente fondamentale sul quale andranno ad essere installati tutti gli altri accessori, ovvero il telaio, e voglio parlarvi di questo telaio particolare sviluppato dalla Hannibal Slot Racing Parts. Andiamo a vederlo più da vicino, togliamolo dalla sua confezione e scopriamone tutti i dettagli. Ecco la confezione del telaio Hannibal. Perché voglio presentarvi questo telaio? Perché questo è un componente sviluppato direttamente da un pilota che vince nel mondo del rally, per cui è un telaio costruito con un senso logico, è un telaio che ha delle caratteristiche che puntano a migliorare le prestazioni delle vetture. Adesso io vado ad aprire la confezione. Se fate attenzione, visto che ha i punti metallici, riuscite anche a togliere la parte di cartone e conservare il sacchetto, perché questo sacchetto è un sacchetto richiudibile, per cui potrete poi nuovamente andare a riposizionare il telaio una volta utilizzato, se avete poi intenzione di ripristinare la macchina nella sua struttura originale. All'interno della confezione di nylon un piccolo adesivino Hannibal Slot Racing Parts che potrete andare ad applicare sulla vostra cassetta o laddove ne avete la necessità. Come siamo abituati a fare normalmente con le vetture, andiamo a fare l'unboxing di questo telaio. Allora, innanzitutto è un telaio 3D, però ha una caratteristica ben particolare, è un telaio sabbiato. È un telaio quindi che non rimane originale così come lo costruisce la stampante 3D, ma è un telaio che subisce una certa lavorazione una volta costruito. Va detto innanzitutto che la stampante che va a costruire questo telaio non è la classica stampante 3D che potremmo avere noi a casa, ma è una stampante di tipo professionale, e questo lo si nota anche dall'accuratezza con cui vengono stampati tutti i particolari di questo telaio. La prima prova che mi sento di fare con questo telaio è quello di posizionarlo su una superficie piana, e come possiamo vedere questo telaio è praticamente planare rispetto alla superficie. Questo è già un grande vantaggio rispetto magari a quei telai che troviamo leggermente più imbarcati, ma comunque le indicazioni del produttore, nel caso trovaste questo telaio non particolarmente dritto, perché ci potrebbe essere anche il caso che durante il trasporto questo venga maneggiato non con troppa cura, sono molto semplici, ovvero scaldare questo telaio fin quando questo non tende ad incurvarsi. Una volta che il telaio è leggermente curvo, quindi ha leggermente una forma ad U, lo si prende, lo si posiziona su una basetta perfettamente in piano, lo si schiaccia sulla sua basetta, lo si lascia raffreddare per diciamo un paio di minuti, e il risultato è quello di ottenere un telaio completamente dritto. Andiamo adesso a vedere tutte le caratteristiche di questo telaio. Innanzitutto abbiamo il vantaggio di poter andare a applicare un banchino motore, e questo lo possiamo fare sia utilizzando un banchino classico nella posizione inline, sia un banchino di tipo angle winder, quindi avete già una doppia configurazione per la vostra vettura. I punti di attacco sono i soliti 4, ne abbiamo 2 nella parte posteriore e 2 nella parte anteriore. Vicino ai punti di attacco del banchino notiamo poi anche dei piccoli forellini. Questi servono per utilizzare dei grani, dei classici grani M2 nel caso voi voleste utilizzare delle sospensioni sul banchino, quindi rendere sospensionato il banchino motore e quindi andare a gestire la corsa delle sospensioni. Lo potete fare sia nella parte posteriore, ma con questo telaio lo potete fare anche nella parte anteriore, perché sempre più spesso nelle vetture da rally si vedono dei banchini che sono sospensionati anche anteriormente. Questi fori li trovate anche anteriormente. Ne abbiamo 2 centrali che servono per andare a gestire il basculamento o comunque la corsa del nostro assale anteriore. Il vantaggio di questo telaio è che oltre ai classici fori per i grani M2 che troviamo sopra le colonnette di inserimento del nostro assale, qui infatti ne vediamo 2 che sono esattamente sopra i 2 supporti per l'assale anteriore, e altri 2
che sono esattamente al di sotto del telaio, sempre in direzione delle colonnette che vanno a reggere l'assale anteriore della vettura, abbiamo questi due che sono centrali. Questo ci dà la possibilità di far basculare anche in modo diverso l'assale anteriore a seconda delle necessità, a seconda delle esigenze. Va ricordato infatti che i grani messi nella parte più esterna danno un basculamento pressoché verticale, mentre i grani posizionati più al centro della nostra vettura offrono un basculamento invece più obliquo dell'assale stesso. Una lavorazione particolare di questo telaio porta ad uno scarico veramente notevole del peso del telaio stesso. Vediamo infatti che tutto ciò che non era indispensabile è stato praticamente eliminato, ma questi intagli, questi incavi che sono stati ricavati all'interno della superficie del telaio servono anche per dare la possibilità al telaio stesso di potersi torcere e quindi diventare effettivamente un telaio flessibile. Vediamo infatti che anche nelle parti laterali dello stesso ci sono dei piccoli tagli che servono appunto per andare a rendere questo telaio ancora più morbido, ancora più flessibile, e poi ci sono dei piccoli punti di ancoraggio che volendo si possono togliere, si possono andare ad eliminare per rendere ancora svincolate queste due parti, quindi andare a dare ancora più torsione a tutto il telaio stesso. Il supporto del pick-up invece è ben consolidato all'interno del telaio, ha delle zone in cui viene aggiunto un po' di materiale per renderlo ancora più solido nel caso in cui il pick-up vada ad incontrare asperità all'interno dello slot o comunque sulla pista e quindi possono andare a caricare in modo pesante questa parte del telaio stesso. Questa lavorazione è fatta appunto per evitare spiacevoli rotture. Per il resto è decisamente molto ben rifinito. Nella parte posteriore abbiamo infatti anche un disegno che va a ricrearci il nostro tubo di scarico e poi una greca a simulare l'estrattore posteriore. È sicuramente quindi un ottimo accessorio che ci darà la possibilità di preparare in questo caso un Audi S1 VRX per il campionato Rally Slot RSC, quindi il campionato italiano, nella categoria VRC Plus. Andiamo adesso a prenderne il peso per capire quanto va ad incidere questo componente sulla preparazione della nostra vettura. Bilancia pronta, posizionata sullo 0, posiamo il telaio sul piatto della bilancia stessa per un peso di 6,5 grammi. Alziamo e riabbassiamo il telaio, aspettiamo il risultato, nuovamente 6,5 grammi. Ragazzi, quindi se state cercando un componente di altissima qualità per una preparazione professionale, per una preparazione al top della vostra vettura, in questo caso stiamo parlando di vetture da rally slot, io sono molto fiducioso nei componenti della Hannibal Slot Racing Parts. Se volete anche voi preparare la vostra vettura utilizzando i componenti della Hannibal Slot Racing Parts, vi lascio nella descrizione del video il link attraverso il quale potrete contattare direttamente il produttore di questi componenti. E va detto, non ci sono solo ed esclusivamente telai da rally, ma tutta una serie di componentistica che sicuramente potrà far bella figura di sé ed aiutarvi nella preparazione delle vetture, non soltanto sulla vettura stessa, ma anche all'interno della vostra officina. Come sempre ragazzi, io vi chiedo un like se avete trovato interessante il contenuto di questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.